Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks e benvenuti nel mio studio. Oggi con questo video vi voglio parlare del Boss RT2 che vediamo qui. RT2, ovvero Rotary Ensemble, praticamente un pedale Rotary Simulator, uno di quei famosi effetti che hanno fatto, diciamo, la storia degli anni 60. Beh, innanzitutto che cos'è un Rotary Speaker? Lo dice il nome stesso, è un diffusore rotante, quindi invece di essere un diffusore statico fermo come quello classico per chitarra e basso, è un diffusore con iconi che ruotano. Ora non voglio dilungarmi oltre perché ci sarebbe veramente moltissimo da dire, ma vi invito ad esempio a seguire questa diretta qui dove abbiamo parlato approfonditamente dell'effetto Rotary, di come gestirlo, come funziona, mentre in quest'altra diretta abbiamo proprio approfondito l'uso dell'RT2 nel particolare. Quindi questa è una recensione, è una prova, ma se volete appunto approfondirne di più vi invito ad andare a vedere questi video qui. Di Rotary Speaker ce ne sono moltissimi al mondo, di varie marche, di varie fattezze, modelli e dimensioni, ma il più famoso di tutti è il Leslie, nella fattispecie il Leslie 122, che è proprio quel tipo di Rotary Speaker a cui si ispira l'RT2. Prima di proseguire con la recensione e con i test, ci tengo a precisare una cosa, che prima dell'RT2 c'era un altro pedale più grande che si chiamava Boss RT20, ormai fuori produzione da parecchi anni. Ecco, ci tengo a precisare che la simulazione fatta dall'RT2 è diversa dall'RT20 e non lo dico io, la dice la Boss stessa proprio nel loro sito in un suo comunicato ufficiale. L'RT2 si ispira come controlli, come design, come caratteristiche all'RT20, ma mentre l'RT20 utilizzava la vecchia tecnologia COSM, questo RT2 utilizza le nuove tecnologie Boss in ambito digitale, si intende, proprio del 2025. Di fatto io ho utilizzato per parecchi anni l'RT20 nel mio rig e vi posso confermare che se dovessi metterli a confronto dal punto di vista della qualità audio della simulazione, l'RT2 è molto ma molto meglio. Naturalmente l'RT20, punto forza suo è che ha molti più controlli on board, quindi possiamo operare, possiamo modificare, possiamo intervenire in vari parametri, mentre ovviamente l'RT2 è più semplice. Detto questo, le fattezze e le dimensioni sono quelle classiche di un pedalino Boss. Abbiamo 3 ingressi nella parte destra, dove 2 sono gli ingressi audio, quindi possiamo entrare sia in mono che in stereo, mentre questo è un ingresso per connetterci un pedale di espressione o un controllo esterno, con il quale potremo gestire ad esempio la velocità del Rotary, ma non solo. Dall'altra parte invece abbiamo le 2 uscite stereofoniche. Questo pedale funziona bene sia in mono che in stereo. Naturalmente, per poter apprezzare l'effetto Rotary è fatto obbligo ovviamente collegarci in stereo. Frontalmente abbiamo queste 4 knob accoppiate, quindi una knob nella parte superiore, una knob nella parte inferiore, che mi vanno a regolare vari parametri, questo switch che mi cambia la modalità e questo schermo rotondo che mi mostra la velocità degli speaker, quindi le velocità di rotazione. Mentre da questa parte abbiamo 2 piccoli switch che ci permettono di cambiare il comportamento di una delle knob e di cambiare la velocità di passaggio tra la modalità veloce e la modalità lenta. Naturalmente, come al solito, funziona a 9 volt sia tramite alimentazione sia tramite a batteria.
Quindi ora diamo un occhio ai controlli principali e alle funzioni più semplici, quelli a cui abbiamo accesso subito appena acquistiamo il pedale. Però vi voglio avvertire, perché in realtà questo pedale qua presenta tutta una serie di funzioni molto più avanzate alle quali è possibile accedervi tramite, diciamo così, un menu nascosto. Praticamente bisogna ruotare le manopole in una certa maniera, tenere premuto il pulsante mentre alimentiamo il pedale e possiamo accedere a tutta una serie di parametri, tutta una serie di configurazioni molto più avanzate. Ovviamente non mi metto a mostrarvi tutto questo perché ne verrebbe fuori un video da 2 ore, ma di nuovo vi rimando alla diretta che ho fatto in cui ho proprio mostrato queste cose più nel dettaglio. Dunque, il pedale appena acceso si avvia bypassato. Possiamo accenderlo e spegnerlo premendo una volta il foot switch principale. Possiamo passare dalla modalità slow alla modalità fast e viceversa tenendo premuto per qualche secondo il foot switch. Il LED cambierà di colore, verde per la modalità lenta, rosso per la modalità veloce. Naturalmente possiamo regolare le velocità di slow e di fast andando ad agire su questi due potenziometri qui. Infine, con i due potenziometri di sinistra possiamo andare a regolare rispettivamente l'overdrive integrato e il livello generale di uscita. Piccola interruzione, io vi invito a sostenere la mia attività abbonandovi al mio canale. Lo potete fare scegliendo uno dei vari livelli di abbonamento. In base al livello scelto avrete a disposizione vari vantaggi come ad esempio contenuti esclusivi e l'accesso all'area di condivisione riservata. Per informazioni scrivete a abbonamenti@robyrocks.it. Grazie. Inoltre, come vi dicevo prima, abbiamo altri due controlli posti qui sul davanti. Con il primo andiamo a selezionare se il tempo di passaggio tra slow e fast deve essere veloce o lento. Ad esempio in questo caso il rise time è impostato su slow, quindi un tempo lento di passaggio tra una velocità e l'altra. Lo imposto su fast, ora avremo invece un tempo più veloce. Mentre invece il secondo ci permette di decidere se la manopola drive deve regolare l'overdrive oppure deve regolare il balance. Per balance si intende il rapporto tra le trombe rotanti delle frequenze acute o il cesto rotante per le frequenze basse. Sostanzialmente decidiamo se vogliamo sentire di più le acute o di più le basse. La drive knob in questo caso sta funzionando proprio come dovrebbe, ovvero da overdrive.
Se l'è imposto su balance, invece di regolarmi l'overdrive, andrà a regolarmi il rapporto tra basse e alte. Una cosa importante è che tutte queste impostazioni vengono memorizzate dal pedale istantaneamente mentre le facciamo. Che cosa intendo dire? Intendo dire che se regoliamo una certa quantità di distorsione per poi passare a regolare il balance tra alte e basse, ecco, tutte queste impostazioni vengono memorizzate istantaneamente. Quindi quando andremo a riaccendere il pedale in un secondo momento ci troveremo già la quantità di distorsione e il balance esattamente come l'avevamo regolato prima. Abbiamo poi il selettore delle modalità, ovvero la modalità d'uso, che, attenzione, differiscono totalmente dalle 4 modalità presenti nel vecchio Boss RT20. Per questa prova, giusto per rendere l'effetto più evidente, aumento un po' l'overdrive. Abbiamo quindi la prima modalità, la numero 1, che è la simulazione precisa del Leslie 122. Dunque avremo un suono, per così dire, più inscatolato, proprio perché ha una pronunciata enfasi sulle medie. La seconda modalità invece è stata pensata apposta per i chitarristi, e come la prima, quindi è sempre una simulazione di Leslie 122, ma con gli estremi di banda estesi, quindi avremo più basse e più alte. L'ultima modalità è quella un po' più creativa, diciamo così, la quale presenta un notevole aumento di gain e anche una notevole esasperazione dell'effetto rotary. Il consiglio che vi do: se intendete utilizzare l'RT2 con la vostra chitarra, mettetelo in modalità 2, perché naturalmente questo pedale può essere utilizzato ad esempio anche con le tastiere, quindi se voglio una simulazione fedele del Leslie 122 ovviamente metterò la modalità numero 1. In ogni caso, qual che sia la modalità che utilizziamo, è un effetto molto evidente, molto invasivo, anche perché non esiste un controllo mix o blend, che dir si voglia, con il quale io possa regolare la quantità di segnale dry con la quantità di segnale effettato, ma semplicemente abbiamo un controllo del volume che alza o abbassa tutto. Quindi è un effetto che si fa sentire e, attenzione, colora tantissimo e può anche arrivare a snaturare completamente il suono della vostra chitarra. Vi faccio sentire. Questo è il suono della mia chitarra senza rotary. Quando lo accendo, anche portando la velocità di rotazione a 0, quindi sostanzialmente avviene quello che chiamiamo break, quindi i rotori si fermano, si sente come il pedale introduca un filtraggio molto pesante, si perdono frequenze acute e il suono diventa più medioso. Questa era la modalità 1. Le cose migliorano leggermente con la modalità 2 perché abbiamo gli estremi di banda leggermente più estesi.
Notate infatti che ora con la seconda modalità le frequenze acute non si perdono, però rimane sempre quell'effetto nasale, quell'effetto boxed proprio del Rotary, quindi attenzione, questo è un effetto che si fa sentire molto, anche se non c'è nessuna rotazione. Un'altra cosa interessante è l'utilizzo di un foot switch per il controllo della velocità, quindi mi collego nell'ingresso speed e ora non avrò più bisogno di tenere premuto il foot switch per cambiare da slow a fast, mi basterà premere il foot switch esterno. Inoltre, se desideriamo, invece di un foot switch, possiamo collegarci un pedale di espressione. In questo modo il controllo della velocità sarà regolato appunto dal pedale. La cosa estremamente interessante è che i parametri controllati dal pedale di espressione o dal foot switch possono essere impostati da noi secondo quel menu nascosto che vi dicevo prima e che vi ho mostrato nella live streaming di qualche settimana, qualche mese fa. Ecco, naturalmente col pedale di espressione possiamo ad esempio controllare l'overdrive, possiamo controllare il volume, come pure ad esempio con il foot switch. Sta a noi programmare il pedale secondo le nostre esigenze. Dunque, che cosa posso dire di questo RT2? Allora, attenzione, è secondo me un pedale che divide, o piace o non piace, ma soprattutto serve o non serve. Mi spiego meglio. Se siete dei chitarristi o anche dei tastieristi, perché ricordo che questo pedale può essere utilizzato benissimo anche con le keyboard, che cercate il suono di un Leslie 122, questo fa il caso vostro, perché lo abbiamo sentito che riesce a simularlo molto bene. Ma se siete quei chitarristi che cercano un rotary speaker, quindi un effetto di rotazione per dare tridimensionalità al proprio suono, un po' come fa il conosciutissimo David Gilmour e tutti quelli che cercano di imitarlo, questo non fa per voi, perché è un pedale che, come avete potuto sentire, va ad enfatizzare molto le frequenze medie, quindi un pedale molto nasale, ma che comunque ad ogni modo, sia la modalità che utilizziamo sia come lo regoliamo, è un pedale che va a colorare molto il nostro suono, quindi non è un pedale flat rispettoso, diciamo così, del segnale originario, non è un semplice panning destra-sinistra o un semplice simulazione, diciamo così, di Rotary, va ad intervenire proprio anche sull'equalizzazione, quindi attenzione. Naturalmente ha dei punti a sfavore a mio avviso, e primo fra tutti è proprio il fatto di non avere un controllo mix. Ecco, in un pedale del genere, dove appunto è molto evidente la presenza dell'effetto, la possibilità di controllare l'intensità dell'effetto, quindi un mix, quindi una possibilità di regolare la proporzione tra segnale dry della mia chitarra e segnale effettato, sarebbe stata a mio avviso importantissima, mentre hanno messo semplicemente un controllo level che alzo e abbasso il volume di tutto, cosa non dico inutile, ma rispetto a un controllo blend è poca cosa. Quindi mi dispiace per questo, perché se do un occhio alla concorrenza, come ad esempio mi viene in mente un Strymon Lex, tanto per dirne uno, o un Ventilator, tanto per dirne un altro, hanno il controllo mix che mi permette di dosare la quantità di segnale dry. Questo purtroppo no. È vero anche che abbiamo delle modalità d'uso anche differenti. Quella che abbiamo sentito in questo video è la modalità di default, ovvero la modalità stereo, però possiamo anche intervenire sempre in quel menu che vi dicevo per far sì che dall'uscita A esca il segnale effettato, quindi il segnale wet, e dall'uscita B esca il segnale
dry. Naturalmente in questo caso saremo in mono e perderemo dunque la stereofonia. Quindi diciamo che è un pedale SNI. Quindi un sì o un no, dipende che cosa cercate, dipende che cosa ne dovete fare. Fatto è che è un pedale che di certo non passa inosservato. Detto questo ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, se lo utilizzate anche voi. Io spero che questa recensione vi sia stata utile, giusto per fare l'acquisto corretto. Naturalmente potete scrivermi qui sotto nei commenti, io vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina, aiuterete questo canale a crescere. Inoltre vi invito anche a fare un salto sul mio sito www.robyrocks.it, dove trovate i preset, gli IR, gli impulse, i corsi che io realizzo e anche il materiale gratuito. Io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!